Il fidanzato di Yağmur Yüksel, Bar Bakhtas, reagisce alle telecamere. Momenti tesi dopo la prima teatrale. Benvenuti su Segreti Turchi. Prima di entrare nel vivo, se vi piace il nostro modo di raccontare ciò che gli altri non dicono, iscrivetevi e sosteneteci, è grazie a voi che possiamo portarvi dietro le quinte del mondo dello spettacolo. La storia che tiene banco da giorni è una di quelle che accendono discussioni e scuotono i social. Parliamo di Yağmur Yüksel, raffinata, disciplinata, amatissima dal pubblico. Non c'è una nuova serie in arrivo né un premio appena ricevuto al centro dell'attenzione questa volta, ma una scena che ha fatto discutere, una giornalista che l'ha incalzata incessantemente con domande su Bar Bakhtas, fino a trasformare un momento di trionfo professionale in un vortice di pettegolezzi. L'espressione di Yağmur in quell'istante diceva più di 1000 parole. Uno sguardo che passava dall'incredulità alla fatica di chi cerca di rimanere cortese mentre sente la propria voce sovrastata. Com'è nato tutto? Partiamo dall'inizio. Negli ultimi anni, Yağmur Yüksel si è imposta come uno dei talenti più luminosi della nuova generazione. Naturalezza, intensità, presenza scenica. Dopo il successo in televisione, è tornata a teatro con una pièce dal titolo evocativo, La natura delle cose. La prima si è tenuta davanti a una platea gremita, un pubblico colto e attento, e un parterre di volti noti. In prima fila c'era lui, Bar Bakhtas, lo sguardo fisso sul palco, il corpo proteso in avanti, il sorriso orgoglioso di qualcuno che non deve dire nulla per spiegare quanto ci creda. Al termine, quel battito di mani che sembrava non finire mai. Una pioggia di applausi, tra cui quelli di Bar, così forti e sinceri da contagiare la sala. Poi, il gesto che ha scaldato il cuore dei fan, per la prima volta, Bar ha condiviso una foto di Yağmur sui social. Niente frasi roboanti, nessun video montato. Un'immagine pulita, un raggio di luce sul profilo di lei, la didascalia minima, e proprio per questo potentissima. Apriti cielo, in pochi minuti, la domanda che spuntava ovunque era una sola: matrimonio vicino? I commenti si moltiplicavano, i titoli dei portali di intrattenimento correvano più veloci dell'algoritmo, gli amici li taggavano come se una fotografia potesse segnare un capitolo. Il romanticismo di quel gesto era innegabile, ma ciò che avvenne subito dopo lasciò l'amaro in bocca a molti. Arrivati al momento delle interviste, la consueta giostra di microfoni, luci e domande si accese. Yağmur, ancora avvolta dall'adrenalina della scena, era pronta a parlare del lavoro, del testo, dei compagni, del perché abbia scelto proprio quel ruolo. Ma ecco la sirena dello scoop, una giornalista, più insistente delle altre, riportava tutto su un unico binario: Bar. Bar è venuto a sostenerti, come ti sei sentita? Ha applaudito fortissimo, ti ha emozionata. Dite che presto ci sarà il grande passo. Ogni risposta di Yağmur sulla costruzione del personaggio veniva bruciata dalla domanda successiva sul fidanzato. La misura, a un certo punto, si è colmata. Il viso di lei ha cambiato ritmo, gli occhi si sono assottigliati, la bocca si è irrigidita, quel microscopico respiro che annuncia un confine. Ha continuato a essere educata, ma tutti hanno visto il momento in cui avrebbe voluto dire: basta. I video sono esplosi in rete. Clip rilanciate su tutte le piattaforme, milioni di visualizzazioni, commenti che andavano in un'unica direzione: smettetela di chiamarla solo la fidanzata di Bar, è una professionista. È salita sul palco, ha lavorato sodo, parlate del suo lavoro. Lei è Yağmur Yüksel, non un appendice. La rete, per una volta, sembrava d'accordo nel riconoscere la fatica invisibile che spinge un'attrice a ritagliarsi il proprio spazio in un mare di curiosità sulla vita privata. Secondo chi la conosce bene, la sensibilità di Yağmur su questo punto non nasce oggi. Chi le sta vicino racconta che lei non ha mai voluto camminare all'ombra di nessuno. Il suo percorso è stato costruito a piccoli passi, tra provini, set, studio, prove interminabili. Quando il destino l'ha fatta incrociare con Bar su un progetto televisivo, la loro intesa è apparsa lampante, ma Yağmur ha difeso il proprio senso del mestiere, mettendo il lavoro davanti alle etichette.
Poi, quando la relazione è diventata ufficiale, le domande sul loro legame si sono insinuate ovunque, dai red carpet alle conferenze stampa. Alcuni utenti, senza mezze misure, hanno scritto online: se non lo nominate, la gente si disinteressa. E questo, forse, spiega l'ombra che attraversava lo sguardo di Yağmur durante quelle interviste, la consapevolezza di essere più di un titolo ammiccante. E Bar? Come ha reagito? Chi frequenta i retroscena racconta che lui non voleva alimentare il clamore. Avrebbe confidato agli amici stretti che non gli piace vedere la vita di coppia messa al centro quando c'è un lavoro da celebrare, e che trova ingiusto che a Yağmur si chieda sempre di lui. Parole semplici da chi conosce i riflettori e ne rispetta la luce, ma vorrebbe che illuminassero la scena giusta. Nonostante ciò, i social si sono spaccati, c'è chi vede in Bar un sostegno silenzioso e costante, e chi teme che suo malgrado lui finisca per occupare il campo. Yağmur e Bar stanno insieme da circa 7 mesi. All'inizio sono stati discrezissimi, quasi invisibili. Evitavano di mostrarsi insieme, niente post allusivi, nessuna conferma, nessuna smentita. Una linea chiara, per proteggere ciò che è fragile finché non diventa forte. Ma con il tempo, complice il successo del progetto che li ha fatti incontrare e in molti eventi a cui sono stati invitati, quel velo si è assottigliato. Foto mano nella mano, sguardi rubati tra un tappeto rosso e un backstage, e poi quell'ultimo scatto postato da Bar che ha messo il sigillo pubblico alla storia. Da lì, per Yağmur, è cominciata la sfida più dura: trovare un equilibrio tra l'amore e la propria identità professionale, far coesistere il privato con una voce artistica che vuole farsi sentire da sola. Nel nostro settore, si sente spesso dire che senza una storia d'amore che faccia sognare è più difficile brillare. Lei ha scelto di sfidare questa logica, preferisce che si parli della qualità del suo lavoro prima di tutto. Eppure, la tempesta non si è placata subito. Sotto i video rilanciati dai profili di intrattenimento, si sono accumulati migliaia di commenti. La giornalista ha esagerato. Yağmur è stata impeccabile. Perché Bar non ha detto nulla lì per lì? Domande e giudizi, come sempre, diventano carburante per nuove discussioni. Il giorno dopo, è arrivato il post di Yağmur. Una foto in bianco e nero, un dettaglio del palcoscenico, una frase breve che ha incendiato le interpretazioni, la risposta a certe domande e il silenzio. Che fosse un messaggio alla giornalista o un pensiero più generale, nessuno può dirlo con certezza, ma la coincidenza temporale è stata notata da tutti. E quel silenzio, paradossalmente, ha fatto più rumore di 1000 dichiarazioni. Per capire perché questo episodio abbia colpito così tanto, basta guardare al cammino di Yağmur. È diventata un volto ricercato in tempi rapidi, ma senza saltare le tappe, prime apparizioni convincenti, ruoli che hanno fatto parlare, un crescendo di consapevolezza. Il ritorno in teatro con La natura delle cose era un messaggio chiaro: non sono soltanto televisione, il palcoscenico è casa. Quella sera, gli applausi avevano ricordato a tutti che dietro le luci ci sono ore di studio, disciplina e coraggio. Purtroppo, l'insistenza di una singola domanda ha rischiato di offuscare il senso di una vittoria artistica. E qui tocchiamo un nodo che ritorna ciclicamente: quando una donna ha successo, perché la sua vita privata attira sempre di più del suo lavoro? Perché un attore innamorato è raccontato come romantico, mentre un'attrice innamorata deve difendersi dall'idea di essere definita dalla relazione? Il caso di Yağmur ha riacceso questo dibattito con veemenza. Quella sera, oltre a debuttare in uno spettacolo, è come se fosse salita su un altro palco, quello del racconto mediatico, tentando di spostare il riflettore sul copione giusto. Si mormora che, dopo l'accaduto, Yağmur si sia seduta con la sua addetta stampa per ridefinire le regole del gioco. D'ora in poi, dicono, ci saranno paletti chiari, si parlerà di ruoli, di prove, di progetti, e le domande sul privato, se insistenti, troveranno un sorriso educato e nessuna risposta. Alcuni sostengono che anche Bar, nei prossimi incontri con la stampa, eviterà di scendere nei dettagli, rimandando ogni curiosità alla loro sfera personale. C'è chi legge in queste scelte una maturità professionale necessaria, e chi le interpreta come rigidità.
Ma l'obiettivo di Yağmur è cristallino: essere ricordata per ciò che fa sul palco e sul set, non per le etichette che le vengono appiccicate addosso. Nel frattempo, Bara ha continuato a esserci, senza proclami. La sua presenza, discreta e decisa, è rimasta una costante. Tra i due, raccontano, non ci sono state crepe, le difficoltà esterne non hanno scalfito la complicità. Eppure, se c'è una trasformazione, è in Yağmur. La determinazione, oggi, ha un suono più netto. Vuole proteggere la sua voce, custodire il mestiere, scegliere quando e come farsi vedere. Il pubblico, ancora una volta, ha l'ultima parola. C'è chi chiede rispetto, chi pretende verità, chi ricerca sempre e comunque il retroscena. Ma una cosa è certa: quella serata, che doveva essere soltanto una celebrazione artistica, è diventata uno spartiacque. Non solo per la coppia formata da Yağmur Yüksel e Barbaktas, ma per il modo in cui raccontiamo le donne che salgono su un palco e chiedono di essere ascoltate per il lavoro che presentano. Voi cosa ne pensate? La reazione di Yağmur era comprensibile. La giornalista ha passato il limite o fa semplicemente parte del gioco del gossip? Scrivetecelo nei commenti. Se amate queste analisi che scovano i dettagli nascosti, mettete un like al video, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche. Ci rivediamo presto, con altre storie che nessuno vi racconta così, sempre qui, dove lo spettacolo non finisce mai.